Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà la nostra fragilità, la nostra pochezza umana e lasciamoci rinnovare dalla misericordia del Signore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Kyrie eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi di tribù, i principi dei casati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè il 7° mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca del Signore con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Nell'arca non c'era nulla se non le 2 tavole di pietra che vi aveva deposto Mosè sull'Oreb, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il Tempio del Signore e i sacerdoti non potevano rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio del Signore. Allora Salomone disse: il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora,
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattia e infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Il brano del Vangelo è una sintesi dell'attività svolta da Gesù, un'attività itinerante che gli permette di annunciare a tutti il regno di Dio, cioè l'amore di Dio Padre per gli uomini, che in Lui si rivela e Lui con il suo operato diventa la rivelazione concreta dell'amore del Padre. Si prende cura di tutti i bisogni delle persone, specialmente degli ammalati. Un piccolo particolare di Marco è interessante. Quando dice lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano erano salvati. Il lembo del mantello era quel velo che si ponevano sul capo quando pregavano, il quale aveva anche i filateri e le frange. Toccare anche solo quelle erano guariti. Gesù è in preghiera con il Padre e l'amore del Padre attraverso di Lui si esplica e il toccare quelle frange diventa relazione diretta con Dio e avviene la salvezza per l'uomo. Gesù che è il mediatore, il portatore della salvezza per l'umanità. E nella prima lettura abbiamo sentito la narrazione della conclusione dell'esodo di Israele, la costruzione del Tempio per opera di Salomone, la dedicazione del Tempio al Signore, e con questa dedicazione si conclude l'epopea dell'esodo. Dio ha una dimora in mezzo al suo popolo. Israele può incontrarsi
con il suo Dio recandosi nel Tempio. E annota il cronista che la nube si scende e pervade il Tempio. È la stessa nube che c'era sul Sinai quando Mosè ha stipulato l'alleanza tra Israele e il Signore. È la nube che rivela la presenza del Signore. È presente e è avvolto dal mistero. Quella nube che era discesa sulla tenda che Mosè aveva costruito nel deserto perché Dio camminasse con il suo popolo. Ora che Israele è diventato stanziale e è stato dedicato il Tempio al Signore, nuovamente quella nube compare, prende possesso e Israele ha la certezza, la consapevolezza che Dio è in mezzo a lui, che quando egli si reca al Tempio, là incontra il suo Signore e può pregare il Signore, può ascoltare la parola del Signore, entra in comunione profonda con il Signore. Ci sarà nel tempo poi un ulteriore passaggio. Non sarà più un tempio di pietra che custodisce e racchiude la presenza del Signore, ma sarà l'umanità stessa del Figlio di Dio, di Gesù, che racchiude la divinità, Gesù il Verbo di Dio. E questo Tempio non sarà distrutto. Mentre il Tempio di Salomone è stato distrutto, poi riedificato, il Tempio nuovo nel quale dimorerà stabilmente la divinità è l'umanità di Gesù. Gli uomini lo distruggeranno con la morte in croce, ma Dio lo fa risorgere e la morte sarà vinta, è vinta definitivamente. In Gesù troviamo la piena vittoria sul male e l'accesso all'incontro con Dio diretto, personale. Tutta la creazione attende la salvezza del Signore. Nell'attesa della sua venuta presentiamo al Padre le necessità della Chiesa e del mondo. Preghiamo insieme dicendo: Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Hai mandato il tuo Figlio per redimere il mondo e preparare una nuova creazione. Fa che la tua Chiesa porti sempre agli uomini la gioia della salvezza. Preghiamo. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Con la scienza e la tecnica, o Signore, doni all'uomo la possibilità di dominare il mondo. Aiuta i responsabili delle società a servire l'umanità, non a distruggerla. Preghiamo. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Nonostante il progresso, gli uomini sono spesso inquieti, soli e infelici. Attirali a te, Signore, perché possano sperimentare il potere benefico della tua compassione. Preghiamo. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Coloro che soffrono nel corpo e nello spirito attendono un gesto o una parola di conforto. Aiutaci, Signore, a non vivere con indifferenza accanto
a quanti sono nel bisogno. Preghiamo. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Hai voluto abitare tra noi, costruendoti una dimora in mezzo al tuo popolo. Fa, o Signore, che le nostre chiese siano un luogo privilegiato per l'incontro con te. Preghiamo. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. O Dio eterno, che ci hai creati e ci hai redenti, fa che accogliamo con gratitudine i doni che ci hai elargito e rendici solerti collaboratori della tua opera nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna.
Osanna nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine e mentre cenava con loro prese il pane, pronunziò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa
e a tutti coloro che parteciperanno di quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Arcivescovo Riccardo, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi e di tutti coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti. Dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci accompagni con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra armonia. Lodate, Maria.
infinita, tol creato vivente, segno della tua gloria, tutta la storia e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre del Signore Gesù siano con tutti voi, miei fratelli e sorelle. Oggi siamo in 6. Chiediamo al Padre che non ci abbandoni. Non abbiamo paura della nostra solitudine, abbiamo paura della nostra mancanza di fede, che è diverso. Chiediamo al Padre che ci conosce più che nessuno mai, che ci accompagna in questa nuova settimana. Lui tenga conto del nostro limite, della nostra fragilità, della nostra frequente infedeltà e ci conceda quello che chiediamo ogni giorno celebrando l'Eucaristia. Chiediamo il suo perdono. Signore difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te. Aiutaci sempre con la tua protezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei casati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè il 7° mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca del Signore, con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca
pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Nell'arca non c'era nulla se non le 2 tavole di pietra che vi aveva deposto Mosè sull'Oreb, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il Tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube oscura. Grazie a Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. L'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Ar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Alleluia. 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 Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e lì approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portarli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E laddove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano guariti. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, i pochi versetti di Marco che abbiamo letto sono, a detta dei tecnici, coloro che studiano il Vangelo, la parola di Dio, la studiano come un campo
di studio dicono che si tratta di un sommario. Non c'è nulla di speciale, è un sommario, cioè una specie di riassunto che lega un avvenimento con il seguente, ed è uno stile che è tipico di Marco, fare conto di questi sommari per dare continuità al discorso del Vangelo. Gesù ha appena fatto un grande miracolo, il primo miracolo secondo Marco, della moltiplicazione dei pani. I suoi apostoli li ha mandati ad attraversare il lago e lui li raggiunge durante la notte camminando sulle acque del lago. Insieme approdano a Genesaret. Gesù in questa circostanza si comporta in una maniera un po' strana. Che cosa avviene? La gente, a sapere che arriva il profeta di Nazaret, che arriva Gesù, accorre in grande quantità per sentire la parola di quest'uomo e per chiedere aiuto e guarigione per i propri ammalati. Difatti Marco dice che la gente portava con sé ammalati di ogni specie perché fossero guariti da Gesù e chiedevano addirittura a lui che permettesse di toccare almeno il suo mantello, perché da quel tocco i malati avevano guarigione. C'è una cosa per chi legge con un po' di attenzione anche questo brano, che sembra non avere gran contenuto, ci sembra un Gesù muto. Strano, perché lui è venuto a portare il messaggio del Padre, a raccontarci la grande notizia del regno di Dio e a dirci che bisogna convertirsi. Ma non è vero che Gesù è muto, lui cura e annuncia e cura. Da questo fatto noi potremmo trovare un pensiero che ci aiuta, che può darci motivo di riflessione. Toccare Gesù per un israelita a quel tempo era la soluzione dei suoi problemi, toccare il Signore. Per noi, a distanza di tanti anni, 2000 anni, le cose sono un po' diversificate. A noi non è dato di toccare fisicamente il Signore. A noi è lasciata la possibilità di toccarlo in altro modo. Come? Come? Solo attraverso della fede. Con la fede io mi avvicino a Lui e lo posso toccare e posso anche chiedere che Lui cura le mie malattie, i miei problemi. Questo avviene in modo normale per noi oggi, perché sappiamo che questo è il modo, diremo, normale per la Chiesa.
in cammino, che vuole incontrare il suo Signore. E Gesù, ricordiamolo, ha promesso una beatitudine grande, grande. Ricordate le parole che Gesù ha detto a Tommaso, all'apostolo che non credeva, voleva toccare. Solo se io metterò le mie mani nelle sue piaghe crederò. Tommaso, Gesù che cosa dice a Tommaso? Tommaso, quando gli si mostra, Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto, ma ecco la beatitudine per noi, ma beati coloro che crederanno in me senza vedere fisicamente, senza toccare con le loro mani. E ci fermiamo qua, miei fratelli, invitandoci a credere nel Signore Gesù. Preghiamo. Tutta la creazione attende la salvezza. Nell'attesa della venuta del Signore, diciamo insieme: rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Hai mandato il tuo Figlio per redimere il mondo e preparare una nuova creazione. Fa che la tua Chiesa porti sempre agli uomini la gioia della salvezza. Signore, la tua alleanza con noi, coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, attendono un gesto e una parola di conforto. Aiutaci, Signore, a non vivere con indifferenza a quanti sono nel bisogno. Rinnova, Signore, la tua alleanza con noi. Padre buono, accogli la nostra preghiera, esaudiscila, te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato, a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio, con viva fede proclamiamo la Sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Insieme agli angeli e ai santi proclamiamo la Tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie che ci hai resi degni di stare alla Tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione col Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, doni di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo Ti furono graditi. In Gesù Cristo, Tuo Figlio, canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonare, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane, di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Il Signore ci conceda una bella giornata. O Madre ciecara, ascolta chi ti chiama,
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno lunedì 9 febbraio, Santa Apollonia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando Gesù sbarca a Genesaret, la gente lo riconosce subito. Non servono spiegazioni, discorsi, prove. Basta la sua presenza. Portano i malati sulle piazze, li stendono sui lettucci, chiedono solo di poter toccare il lembo del suo mantello. E il Vangelo dice una cosa semplice e forte: quanti lo toccavano venivano guariti. Questo brano ci dice che Gesù non è un guaritore del passato, non appartiene a un tempo lontano e concluso, è vivo, è presente e continua a passare nelle nostre strade quotidiane. Spesso non ce ne accorgiamo perché lo immaginiamo diverso, lontano, riservato a momenti religiosi. E invece Gesù opera proprio lì dove la vita è ferita, nelle stanchezze che ci portiamo addosso, nelle paure che non diciamo a nessuno, nelle malattie del corpo e del cuore. Quelle persone non fanno gesti straordinari, non pronunciano parole perfette, si fidano, si avvicinano così come sono, e questo è già preghiera. Anche oggi Gesù guarisce quando gli permettiamo di avvicinarsi, quando smettiamo di difenderci, quando gli consegniamo ciò che ci fa male, senza vergogna. Forse non sempre la guarigione arriva come ce l'aspettavamo, ma arriva una forza nuova, una pace diversa, una luce che rimette in piedi. Fidiamoci dell'intervento di Dio. Lui passa ancora e il suo tocco continua a dare vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana vissuta sempre in grazia di Dio. Grazie a voi che condividete il Vangelo e la preghiera nei gruppi e con gli amici, e grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia di conforto in questa giornata. Ciao ciao e abbi cura di te. Abbi, cosa fai lì? Vieni qua. Opla. Bravo.
santa della medaglia, doni speranza a chi crederà, segno di pace, porta del cielo, nel tuo amore il cuore troverà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà, con mani aperte diffondi grazia nuova. O Madre pura, resta accanto a noi. Tu che nel mondo cammini silenziosa, custodi i passi di chi è smarrito, a chi ti prega doni forza e vita, e sul tuo popolo stendi il tuo manto. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà, con mani aperte diffondi grazia nuova. O Madre pura, resta accanto a noi. Vergine Santa della medaglia, doni speranza a chi crederà, segno di pace, porta del cielo, nel tuo amore il cuore troverà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà, con mani aperte diffondi grazia nuova. O Madre pura, resta accanto a noi. Madre dell'umano e del divino, tu ci richiami alla tua carità, il tuo sorriso rende il cielo vicino, la tua presenza porta libertà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà, con mani aperte diffondi grazia nuova. O Madre pura, resta accanto a noi. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Ottavo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre amorosa, ci presentiamo a te in quest'ottavo giorno della novena, desiderosi di immergerci nella tua grazia materna.
Ti preghiamo di guardare con amore alla nostra famiglia e di guidarci nel cammino della santità. Concedici la forza di vivere la nostra vocazione familiare con amore e dedizione. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 9 febbraio 2024, 8° giorno della novena alla Madonna di Lourdes. La testimonianza di umiltà e dedizione della famiglia di Santa Bernadette riflette la bellezza della vita familiare cristiana, fondata sulla fede e sulla preghiera. La famiglia di Santa Bernadette Soubirous ci insegna che anche nelle circostanze più difficili la fede e l'amore possono essere i pilastri su cui costruire una vita significativa. La preghiera e la fiducia in Dio possono trasformare le sfide in opportunità di crescita spirituale, rendendo la famiglia un luogo di santità e di amore reciproco. Allora in questo 8° giorno, fratelli e sorelle della novena alla Madonna di Lourdes, preghiamo per tutte le famiglie del mondo, affinché Santa Bernadette e la Madonna di Lourdes possano sempre proteggerle. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale in questo 8° giorno della novena. O Regina delle famiglie, oggi ti affidiamo tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle in discordia. Benedici ogni membro con la grazia della tua presenza materna. Concedici la saggezza e l'amore necessari per affrontare le sfide della vita familiare con fede e dedizione. Benedici le nostre case e guidaci nella via della santità. Intercedi per tutte le famiglie nel mondo. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Santissima Vergine Madre di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia l'8° giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, sugli anziani e i bambini, la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Vergine Santa della medaglia, doni speranza a chi crederà, segno di pace, porta del cielo, nel tuo amore il cuore troverà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà, con mani aperte di
Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Ottavo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre amorosa, ci presentiamo a te in quest'ottavo giorno della novena, desiderosi di immergerci nella tua grazia materna. Ti preghiamo di guardare con amore alla nostra famiglia e di guidarci nel cammino della santità. Concedici la forza di vivere la nostra vocazione familiare con amore e dedizione. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 9 febbraio 2024, ottavo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. La testimonianza di umiltà e dedizione della famiglia di Santa Bernadette riflette la bellezza della vita familiare cristiana, fondata sulla fede e sulla preghiera. La famiglia di Santa Bernadette Soubirous ci insegna che anche nelle circostanze più difficili, la fede e l'amore possono essere i pilastri su cui costruire una vita significativa. La preghiera e la fiducia in Dio possono trasformare le sfide in opportunità di crescita spirituale, rendendo la famiglia un luogo di santità e di amore reciproco. Allora in questo ottavo giorno, fratelli e sorelle della novena alla Madonna di Lourdes, preghiamo per tutte le famiglie del mondo, affinché Santa Bernadette e la Madonna di Lourdes possano sempre proteggerle. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale in quest'ottavo giorno della novena. O Regina delle famiglie, oggi ti affidiamo tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle in discordia. Benedici ogni membro con la grazia della tua presenza materna. Concedici la saggezza e l'amore necessari per affrontare le sfide della vita familiare con fede e dedizione. Benedici le nostre case e guidaci nella via della santità. Intercedi per tutte le famiglie nel mondo. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Santissima Vergine Madre di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia l'ottavo giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, sugli anziani e i bambini, la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
Gesù, presenza viva tra noi, davanti a te ci fermiamo per amarti, dolce Signore. Gesù, noi ti adoriamo. Gesù, segni del tuo amore, testimoni della tua pace. Gesù, noi ti adoriamo. Gesù, noi ti amiamo. Resta con noi, Signore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, buon inizio settimana, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 9 febbraio 2026, la Chiesa celebra il lunedì della quinta settimana del tempo ordinario e la memoria di Santa Apollinare, Vergine e Martire. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse, e là dove giungeva, in villaggio o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, in questo lunedì della quinta settimana del tempo ordinario, la Chiesa ci invita a fare memoria di Santa Apollinare, Vergine e Martire,
e ci accompagna anche con queste letture di oggi a riscoprire una verità davvero importante della nostra fede, cioè che il Signore è un Dio vicino, un Dio che sceglie di abitare in mezzo al suo popolo e che salva chi si affida a Lui. Vedete, noi tutti non siamo mai stati davanti a un Dio indifferente, ma davanti a un Dio sempre presente, che attraversa la storia con tutti noi e ci aiuta là dove ci sono le fragilità, le sofferenze, il bisogno di speranza. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal primo libro dei Re, siamo portati al momento solenne della dedicazione del Tempio di Gerusalemme. Qui vediamo che l'Arca dell'Alleanza viene collocata nel luogo più santo e una nube riempie la casa del Signore. E questo di oggi è il segno che Dio prende dimora in mezzo al suo popolo e Salomone davanti a questo mistero riconosce con umiltà che nessun luogo può contenere Dio, eppure il Signore sceglie di rendersi lì presente, di farsi vicino, di abitare tra gli uomini. Carissimi fratelli e sorelle, Dio non si impone mai al suo popolo, ma si dona. Per questo questa pagina di oggi è un richiamo forte per tutti noi, perché Dio desidera abitare ancora in mezzo al suo popolo, a quel popolo di oggi, non solo nelle chiese, ma nella vita di tutti i giorni, nelle famiglie, nelle comunità, nei cuori. Vedete, la prima lettura di oggi ci fa capire che il vero Tempio non può essere riempito dalla superficialità. Occorre fare spazio come è stato fatto per l'Arca, e quello spazio, come ci insegna la Chiesa, è il silenzio, è la preghiera, è l'ascolto della parola, perché se non facciamo questo spazio a Dio, rischiamo di costruire una fede solamente di facciata, una fede senza profondità, una fede senza incontro reale con il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che attraversa le regioni di Genesaret e appena la gente lo riconosce accorre da ogni parte. In questa lettura abbiamo letto che portano a Gesù i malati, li depongono lungo le strade, chiedono solo di poter toccare il lembo del suo mantello. I malati per strada non avanzano pretese da Gesù, in loro c'è solamente una fede semplice, umilissima, e l'Evangelista Marco ci consegna una frase che racchiude tutto questo messaggio: quanti lo toccavano venivano salvati. Carissimi fratelli e sorelle, questo testo del Vangelo di oggi parla direttamente a ciascuno di noi, perché anche oggi tanti portano nel cuore ferite, malattie, stanchezze, delusioni, solitudini, paure. Però Gesù continua a passare, continua a starci vicino, continua a lasciarsi toccare. Vedete, toccarlo oggi significa avvicinarsi con fede nella preghiera, nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella carità concreta verso i fratelli che hanno bisogno. Per avvicinarsi a Gesù non abbiamo bisogno di una fede perfetta, ma di un cuore che riconosce il proprio bisogno e si affida a Lui. Carissimi fratelli e sorelle, la memoria di oggi di Santa Apollinare, Vergine e Martire, illumina ancora di più questo messaggio, perché lei ha toccato Cristo con la sua vita, con la sua fede semplice, fino a donare se stessa per il martirio. Santa Apollinare non ha cercato una salvezza facile,
perché ha creduto di restare unita al Signore, perché per lei la cosa più importante era quella. E questa sua testimonianza oggi ci ricorda che la vera guarigione passa attraverso la fedeltà, anche quando questa fedeltà a Gesù costa la vita. Allora oggi chiediamo al Signore di continuare ad abitare in mezzo a noi, di continuare a passare nelle nostre strade. Vedete, tutti noi siamo chiamati a riconoscerlo, ad avvicinarci a Lui, a toccarlo. Impariamo a non restare semplici spettatori, non accontentiamoci di una fede superficiale, ma affidiamo a Gesù tutte le nostre fragilità, le nostre malattie, le nostre paure, e chiediamo a Santa Apollinare la grazia di essere segno della presenza di Dio verso gli altri, perché come lei che ha incontrato Cristo ci aiuti a incontrarlo anche a noi per trovare la salvezza, affinché come quanti lo toccavano a Genesaret, anche noi quando lo toccheremo saremo salvati. Possa, fratelli e sorelle, Santa Apollinare intercedere per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutti coloro che portiamo nel cuore, per coloro che ci chiedono preghiere, per le nostre famiglie, per i bambini, i giovani, gli ammalati, gli anziani, le donne maltrattate, coloro che sono perseguitati, per i poveri, gli emarginati, i carcerati, e possa intercedere per tutta la Chiesa e per le missioni, e una preghiera a Santa Apollinare per la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 9 febbraio 2026, lunedì della quinta settimana del tempo ordinario, e memoria di Santa Apollinare, Vergine e Martire. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Carlo, all'inizio di questa giornata, aiutami a vivere con gioia e autenticità. Insegnami a riconoscere la presenza di Dio nelle piccole cose, a fare di ogni momento un'occasione per amare e camminare verso il cielo con semplicità. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi.
per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Carlo Acutis, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata, Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. E un abbraccio a tutti voi. Gesù, presenza viva tra noi, davanti a te ci fermiamo per amarti, dolce Signore. Gesù, noi ti adoriamo. Gesù, testimoni della tua pace. Gesù, noi ti adoriamo. Gesù, noi ti amiamo. Resta con noi, Signore, luce eterna del mondo.
Pensiero di Padre Pio di oggi. La malattia è la croce invisibile che molte anime portano con eroismo. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia Santa Apollonia, martire, popolarmente invocata contro tutti i malanni e i dolori dei denti. Ci sono alcuni che portano questo nome, e quindi noi a loro offriamo i nostri auguri. Molti di noi ricordano Santa Apollonia quando da piccolini perdevamo i denti cosiddetti da latte e le nostre madri ci insegnavano a porli sopra il cammino di casa in attesa che Santa Apollonia li cambiasse con un dono per noi. Santa Apollonia è stata molto venerata nella tradizione della Chiesa, soprattutto appunto, come dicevo, a livello popolare. E ne danno testimonianza le innumerevoli sue raffigurazioni e le molte chiese d'oratori a lei dedicate in tutta Europa. I particolari della sua vita ci sono un po' sconosciuti, ma i particolari del suo martirio ci sono stati tramandati da Sant'Eusebio. Infatti nella sua storia ecclesiastica Eusebio riporta un brano di una lettera del vescovo Dionigi d'Alessandria, dove si fa menzione appunto di questa santa. Negli ultimi anni dell'impero di Filippo, una sommossa popolare aizzata da un malvagio indovino di Alessandria, e ce n'erano tanti in quella città, produsse il massacro di molti cristiani che furono poi flagellati, torturati, uccisi, senza che fossero risparmiati nemmeno i più deboli. A questo proposito Dionigi scrive: tutti si gettarono nelle case dei cristiani, ognuno entra presso di quello che conosce, presso i vicini, saccheggia e devasta, portano via nelle pieghe delle vesti tutti gli oggetti preziosi, gettano via e bruciano le cose senza valore. Questo noi leggiamo nei testi di Dionigi. Si sarebbe detta una città presa e saccheggiata dal nemico. I pagani presero poi l'ammirabile Vergine Apollonia, già avanzata in età, le colpirono le mascelle e le fecero uscire i denti. Poi, avendo dato fuoco a un rogo fuori della città, la minacciarono di gettarcela viva se non pronunciasse assieme a loro parole empie. Santa Apollonia chiese che la lasciassero libera un istante e, ottenuto ciò, saltò rapidamente nel fuoco e venne appunto consumata dal fuoco. Il martirio sarebbe avvenuto nell'anno 249 d.C. ad Alessandria d'Egitto. La Santa Vergine doveva essere nata all'incirca alla fine del II secolo o all'inizio del III, poiché il testo di San Dionigi la descrive come già in età avanzata, come abbiamo detto, al momento della persecuzione. Il vescovo parla della sua vita con vera ammirazione e dice: una vita donata al Signore, donata nella verginità, nella fedeltà alla celebrazione dei misteri e nella preghiera. Una vita donata alla comunità nelle molteplici opere della carità. Forse anche per questo i persecutori avrebbero infierito su di lei con particolare crudeltà. E nella lettera del vescovo non c'è il minimo cenno di stupore o di rimprovero per la fine volontaria di Apollonia, fine che potrebbe sembrare un vero suicidio, in realtà è stato un'offerta della vita della santa a Dio.
Sant'Agostino nel suo De Civitate Dei, uno dei libri più importanti da lui scritti, si pone delle domande sul problema se è lecito darsi volontariamente la morte per non rinnegare la fede, ma in definitiva non prende una decisa posizione sull'argomento. Il culto della santa si è diffuso ben presto in tutto l'Oriente e in seguito anche in Occidente. La sua festa attualmente viene celebrata il 9 febbraio, appunto oggi, a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere, le fu dedicata una chiesa che attualmente non esiste più. Molte chiese ed oratori furono in seguito edificati in onore della Santa in tutta Europa. La ragione della grande diffusione del suo culto può essere spiegata dal fatto che Santa Apollonia si invoca, come abbiamo già detto, contro il mal di denti ed è la patrona dei dentisti. Il mal di denti è uno dei mali più frequenti e più comuni, pertanto la Santa è stata invocata nei secoli e venerata praticamente ovunque. Alla grande diffusione del suo culto ha anche contribuito la leggenda che Apollonia fosse figlia di un re che la fece uccidere per il suo rifiuto di abiurare la fede cristiana. E è stata tale la devozione per Apollonia che dal Medioevo in poi, nelle numerose chiese e negli oratori a lei dedicati in Occidente, si venerano come reliquie un numero eccessivo dei suoi denti. Pensate che Papa Pio VI, che era molto rigido su queste forme di culto, fece raccogliere tutti i denti che si veneravano in Italia e che ammontavano, pensate, a circa 3 chili, in un baoletto che fece poi gettare nel Tevere. In Germania 14 santi sono chiamati i Nodelfer, ossia coloro che aiutano nelle necessità della vita. Corrispondono a quelli che in Italia vennero chiamati i santi ausiliatori. E Santa Apollonia è stata annoverata tra questi. Essa è di solito raffigurata con in mano la palma del martirio e le tenaglie con le quali le sarebbero stati strappati tutti i denti, oppure viene raffigurata nel momento del martirio. E allora noi oggi ricordiamo questa santa, Santa Apollonia martire, rivolgendoci a Dio con la comune preghiera a Santa Apollonia. Gloriosa Santa Apollonia, per quell'acutissimo dolore che soffristi, quando per ordine del tiranno ti furono strappati i denti, che tanta bellezza aggiungevano al tuo volto angelico, e per quell'inaudito coraggio con cui ti lanciasti spontaneamente tra le fiamme, prima che i carnefici ti ciputassero. Ottienici la grazia di essere liberati da ogni male dai denti e di sostenere con rassegnazione e con fortezza le persecuzioni per la fede. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da Maria, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria ha pronunciato il suo sì a Dio con convinzione. Si è fidata di Lui, si è appoggiata totalmente a Lui come ci si aggrappa ad una roccia. Contempliamo Maria e lasciamo che il nostro cuore si apra ad un sereno abbandono a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria si mette in viaggio per andare a visitare la cugina Elisabetta. A nostra volta facciamo un passo. Talvolta basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. A nostra volta gettiamo un seme di speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La nascita di questo bimbo segnerà per sempre la storia. Con lui inizia il nuovo mondo. Egli svelerà agli uomini il cuore di Dio e insegnerà loro a chiamarlo con il nome di Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore,
come è scritto nella legge del Signore. La famiglia di Nazareth a Gerusalemme, al Tempio, per obbedire alle prescrizioni della legge. Gesù viene presentato e viene riconosciuto nella sua condizione di Messia annunziato dai profeti. Sarà riconosciuto dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna, colui che era stato da lungo predetto dai profeti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li interrogava e li ascoltava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Possiamo immaginarci la sofferenza, la trepidazione di Maria e Giuseppe. La vita e anche il cuore degli uomini si riflette nella storia di Maria e Giuseppe. Ogni nostro affanno ed ogni nostra preoccupazione li affidiamo a loro. Essi siano la nostra forza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et
exules filii di Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera a Maria di San Paolo VI, Papa. Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o Madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo Figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio, dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. Questa è la mia preghiera. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ecco l'ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, della sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Glorifichiamo Cristo nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo. Concedi a noi,
trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato, perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente. Risplenda su di noi la luce del tuo amore e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere. La tua mano ci sostenga nel servizio del bene, ci custodisca nella tua amicizia. Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere, colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, ci doni pace e salvezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri con i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore. E poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone convocò presso sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei cassati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè il 7° mese durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca e fece salire l'arca del Signore con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi, che non si poteva contare, né si poteva calcolare la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti,
I cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stacche dall'alto. Nell'arca non c'era nulla se non le 2 tavole di pietre che vi aveva deposto Mosè nell'Orebe, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa delle nubi, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruire una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Parola del Signore. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo chi era in Efra, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoti allo stabelo dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia ed esultino i tuoi fedeli, per amore di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, pronta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e cercavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Perché, come l'antico Tempio di Gerusalemme, anche le nostre chiese siano scuole di verità,
case di preghiera e palestre di una profonda religiosità. Preghiamo. Diffondi in noi la tua grazia, Signore. Perché ogni volta che partecipiamo a un'assemblea con i fratelli di fede, riscopriamo la necessità e ritroviamo la forza di rinnovare la nostra alleanza con Dio. Preghiamo. La vittoria di Gesù sulla sofferenza che regna nel mondo a causa del peccato sia la forza e il motivo del nostro impegno quotidiano verso ogni bisogno dei fratelli. Preghiamo. Diffondi in noi la tua grazia, Signore. La potenza di Gesù che si manifesta nella guarigione di ogni sorta di infermità apra il nostro cuore alla conversione dal male e ci fa scegliere definitivamente una vita nuova nel bene e nell'amore. Preghiamo. Diffondi in noi la tua grazia, Signore. Come ha gradito l'omaggio e i sacrifici dell'antico popolo eletto, si degni ora il Signore gradire l'anelito dei nostri morti. Che il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre potente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta l'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono adorati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Teodoro, di Antonio. Ricordati dei defunti delle nostre famiglie, dei nostri amici defunti, delle anime del purgatorio. E nella grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Ti preghiamo per noi stessi, la nostra assemblea, questa settimana che inizia, e tutti coloro che contano le nostre umili preghiere. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Padre, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice. Fa che uniti a Cristo, un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Ave Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata, buona settimana.